Le ultime parole famose. Fu così. Arrivò in Champions League. Vediamo che Pettina dai il passo di PSG adesso. Coraggio per le Sempre live. Io non l'ho capita, però. Manco io. Poi proprio. Ero convinto Palladini. Io ti amo molto. Quindi tu vieni da me, come Parto loro. parti da loro, poi vieni da me arriva per te. parlare di Milan Vibes. Un Parto loro, 30 li secondi. presento. Sì. Un minuto di count. Hai messo live, siamo live. Sì. C'hai taggato? No. No, vi ho taggato prima, ma tu non hai Twitter, no? Twitter io non lo uso. Vedi. Ieri ho retweetato, su Instagram invece non. Non so se... vabbè. Ma no, sti cazzi. Devo Siamo cominciare, live. lo so, però. Io lo metto qui a fianco. Ah, tu lo vedi? Comunque alla fine un po' di emozione c'è. Comunque, 15/09/2025, oggi è la nostra prima diretta, la prima diretta di Milan Vibes, e io un po' di quella vibrazione di essere tornato a casa ce l'ho ed è un piacere. Cosa troverete su Milan Vibes? Troverete interviste esclusive, troverete format fuori dagli schemi, focus, approfondimenti, calcio, tanto calcio, ma soprattutto Milan, tanto, tanto, tanto Milan. Mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi a questo canale YouTube e signore e signori, benvenuti a Milan Vibes, benvenuti al Monday Vibes. Buonasera, questo è Monday Vibes. Scusate l'emozione. Siamo su Milan Vibes e questo è il talk del lunedì che ci accompagnerà a lungo con ospiti e collegamenti illustri. Partiamo oggi da Pietro Raffa, senior partner e responsabile digital media di Bistoncini Partners e autorevole voce del mondo rossonero. Ciao Emanuele e ciao a tutti. Andrea Eusebio, direttore di Alla News, Ciao a tutti, grazie per l'invito. e il direttore Pietro Balzano Prota. Ciao Ema, non pensavo di trovarti emozionato. Non pensavo nemmeno io fino a 30 secondi dall'inizio. Sciogliamo la tensione, ragazzi, siamo troppo agitati. Il Milan ha vinto. Vibrazioni però, no? Il Milan ha vinto, siamo sereni, non c'è da battagliare, stiamo tranquilli. Ciao Ema, dimmi Ciao, tutto. da cosa vogliamo partire? Partiamo da Milan Vibes, guarda, partiamo un secondo da Milan Vibes. Oggi nasce ufficialmente, se non altro a livello video, Milan Vibes. Cos'è Milan Vibes? Non vuole essere un sito basato solo su notizie daily, c'è chi lo fa già da tantissimo tempo e lo fa benissimo. Non vuole essere polemica, non vuole essere discussione brutta, non vuole essere litigata, vuole essere parlare di calcio, parlare di Milan, farlo con serenità, fare dei focus, fare degli approfondimenti, appoggiarci ai numeri, ai dati che oggi ci aiutano tantissimo anche a spiegare quello che è il Milan, quello che è il calcio, appoggiarci a dei collaboratori specializzati per la parte atletica, per la parte fisica, per la parte tattica, eccetera, eccetera, e soprattutto ci saranno format diversi dal solito. Avremo 2 live, e poi ho finito, giuro, così sembra un professore di matematica, avremo 2 live, una il lunedì, una il giovedì, ma ci conosceremo meglio, ci conoscerete meglio, ve le racconteremo meglio. Visto che già ce l'hanno chiesto, non ci saremo per scelta nel post partita diretto, ma avrete modo di, seguendoci su Instagram, seguendoci sugli altri social, di vivere comunque con noi il pre-partita. Lunedì Monday Vibes, il giovedì non vi diciamo ancora niente, ma ci saremo in live, e poi ovviamente ogni giorno sul nostro canale YouTube, che vi invito a seguire, nutriremo tutti i milanisti, i tifosi rossoneri, con contenuti veramente di tutti i tipi, e soprattutto quando abbiamo parlato con Ema per la prima volta ho detto pensiamo fuori dagli schemi sui format, quindi l'obiettivo sarà sviluppare anche cose che usciranno un po'
da quello che si racconta, non che sia sbagliato, ma da quello che magari le altre testate fanno e fanno già molto bene. In ultimo, e concludo così finalmente iniziamo a parlare di quello di cui ci interessa, l'obiettivo è, come ho detto, provare a fare cose diverse, farle bene, farle col sorriso sulle labbra e tornare a parlare di calcio, che poi è quello che effettivamente ci piace, e nella prima non potevo che oltretutto invitare due amici come Andrea e Pietro, che sono contento possano condividere questa prima che un po' emoziona. Che emozioni me si sa, io ormai sono un sentimentale, ma che emozioni Ema, che io pensavo fosse senza un sentimento, ma vabbè. Un po' di tensione ci sta. Parliamo di pallone, va? Sì. Io partirei proprio da Milan-Bologna. Milan-Bologna ha terminato 1-0 ieri su quello che è il titolo principale, che possiamo chiamare allegrismo o cortomusismo, possiamo chiamarlo come vogliamo. Quali saranno i temi principali di oggi? Saranno Modric, il prodigio, certo, il terzo marcatore più anziano della storia del Milan, dopo Costa Curta e dopo Ibrahimovic, numeri folli, poi andremo ad analizzarli, uno stadio ammaliato dal suo talento. Rabiot, prima partita di Adrien Rabiot con il Milan, impressioni subito le andremo ad analizzare, quali sono i numeri, e ne parleremo anche con uno dei nostri ospiti, Antonio Nocerino, che al Milan ha fatto tanto bene come centrocampista, e quindi andremo anche ad analizzare questo aspetto con lui. Giménez, Santiago Giménez, noi nelle nostre pagelle siamo partiti da una provocazione, un 4,5, voleva essere una provocazione la nostra. Allegri parla in maniera positiva di lui dopo ieri, parla di un grande impegno da parte sua. La domanda che ci faremo è: basterà questo impegno o i gol sono una condizione fondamentale per valutarlo? Parleremo appunto di Allegri e poi parleremo di VAR. Dopo il disastro di Fabbri ieri ne parleremo direttamente con Luca Marelli di DAZN. Partiamo da qui, proprio dal direttore, da Pietro. Qual è stata la tua impressione sulla partita e cosa ci ha dato Milan-Bologna in più delle altre partite del Milan? Beh, intanto tu hai usato un termine, hai parlato di cortomusismo, di cortomuso, che quando si parla di Allegri insomma è un termine che sempre ci piace tirare fuori. L'ho usato anche io ieri sera sui social e giustamente qualcuno mi ha bacchettato perché mi ha detto sì, cortomuso, ma solo nel risultato. Perché ieri è stato un Milan che ha creato, ha portato a casa 4 pali, 4 occasioni da gol, quindi reali, se non sbaglio 5 big chance basandoci proprio sui numeri, 4 pali e un gol. È stato un Milan che al Bologna non ha concesso pressoché nulla, perché 0 occasioni da parte del Bologna, 0 big chance. Un Milan che nonostante non abbia tenuto magari il famoso pallino del gioco, il possesso palla, perché stavo guardando i dati ieri notte prima per alleviare la tensione del pre-diretta, e 39% possesso palla Milan, 61 Bologna, ma poi vai a vedere expected goals, quindi azioni create, occasioni create pericolose, Milan 0,80, Bologna 0,16, vado a memoria. Questo ti dimostra intanto che il gioco di Allegri è la concretezza del gioco di Allegri, e che sì, cortomuso, ma sì un Milan che è stato molto molto propositivo anche, e con un po' più di cattiveria, con uno dei temi che tratteremo alla fine, che è quello di Giménez, lì con un po' più di tranquillità mentale probabilmente parlavamo di un 2-0, di un 3-0. Ma ripasso la palla ai ragazzi. Difensiva, quindi quella l'abbiamo messa in conto, anche se Bologna ha prodotto poco, ma è anche un merito del Milan. Davanti la produzione offensiva poteva essere maggiore rispetto all'1-0, è un risultato parzialmente bugiardo secondo te, Andrea? Sicuramente sì, lo diceva Pietro con anche gli expected goals, ma non solo, nel senso che tornando alla questione di cortomusismo, secondo me quest'anno vedremo più allegrismo che cortomusismo probabilmente, anche perché il Milan, il suo Ma quali sono le differenze? Le differenze sono che secondo me l'allegrismo parte dal prenderne pochi, potenzialmente 0, sì, e poi vedere quanti ne facciamo. Quanti ne facciamo ovviamente poi dipende dalla produzione offensiva. Secondo me lo stesso Allegri parte ovviamente dalle certezze che devono essere quelle difensive, certo, e l'applicazione di Tomori, di Gabbia non è una novità. Però il vedere questo tipo di Tomori più attento, più ordinato, senza strafare troppo, più essenziale, secondo me inizia ad essere un qualcosa che ultimamente, negli ultimi anni, avevamo visto forse un po' poco, perché eravamo partiti, faccio l'esempio dell'anno scorso, con l'idea, il giochismo di Fonseca, una squadra che forse voleva più splendere, no? Che portare a casa, e quello secondo me, come a livello di filosofia, ci sono dei giocatori che
come dire, non la leggono troppo bene questa cosa, no? Certo. Allora si prendono certe libertà che purtroppo in fase difensiva non ti puoi concedere, e Allegri lo sa, perché anche in conferenza stampa ieri lui ha detto negli ultimi 25 anni bisogna badare ai numeri della difesa, e lui stesso in conferenza stampa, credo a Peppe Di Stefano, credo abbia risposto: non è il mio obiettivo vincere di cortomuso, vincere poco, essere essenziale, ma i dati testimoniano che li devi prendere poco in Serie A. Quindi è lì che secondo me è la differenza, non il dover vincere di uno, ma iniziamo a non prenderle. Poi il Milan, rispetto anche, che ne so, alla Juve di Allegri, che è una Juve che ha faticato, in cui secondo me ci sono dei temi anche critici in cui questo Milan si può analizzare, perché per esempio io sono d'accordo che Gimenez abbia speso tantissimo, sono d'accordo col mister che dice ha corso tanto, si è speso per la squadra. E quello era un tema di cui, non so se vi ricordate, anche Dusan Vlahovic soffriva, perché è vero che scarseggiava in prolificità, soprattutto in freddezza davanti alla porta, ed è vero anche che però Vlahovic, così come i Chiesa, spendevano tantissimo nella fase difensiva. Io credo che però il Milan, a differenza di quella Juve, abbia giocatori box to box, giocatori elastici, giocatori che ti possano permettere di alleviare quel tipo di lavoro che anche ieri sera Gimenez ha dovuto fare, perché hanno nelle qualità il Loftus-Cheek di turno, il Rabiot soprattutto di turno, il Pulisic di turno, che già vedo titolare nelle prossime, perché ha parlato chiaro. È entrato bene, tra l'altro. Molto bene, e quindi di conseguenza secondo me ci si potrebbe anche divertire per fare il paio con l'allegrismo, ma anche il divertimento. Pietro, trovando un po' un gancio con quello che ha detto lui, questo centrocampo di box to box che sta sperimentando Allegri, ti piace? Come lo vedi? Ma intanto io proverei a uscire dal dualismo tra giochisti e risultatisti, che secondo me tende a intrappolare anche il dibattito calcistico sportivo in Italia da un po' di anni. Per me tendenzialmente esistono allenatori ideologici e allenatori flessibili. Max Allegri è un allenatore che sa adattarsi al contesto e alla singola situazione. Quello che mi preme, osservare rispetto anche a quello che è accaduto l'anno scorso è che quest'anno c'è stato un vero e proprio cambio di paradigma. Il Milan è cambiato strutturalmente. La disposizione in campo dell'11 rossonero, devo dire nelle ultime due partite, perché comunque Milan-Cremonese, io ancora lì lo chiamo calcio d'agosto, insomma, siamo Anche perché effettivamente eravamo ad agosto. Sono situazioni di testing, no? Da quel momento in poi noi abbiamo visto una squadra schierata in campo in maniera molto più organizzata, compatta, e mi hanno colpito ieri delle dichiarazioni, quelle di Gabbia nel post partita, che a un certo punto, nel momento in cui gli è stato chiesto cosa fosse cambiato nella difesa, ha ringraziato in primis tutti i centrocampisti e gli attaccanti, facendo capire che è il sistema di gioco e il sistema difensivo, ovviamente a essere variato. Sul centrocampo penso che sia l'unico settore che abbia messo d'accordo tutta la tifoseria rossonera, ma in realtà il mondo del calcio italiano in generale, come zona che ha subito l'upgrade migliore, l'upgrade maggiore, e devo dirvi che vedere in campo da Luka Modric a Rabiot, ma in realtà tutto il settore, penso a Salemaker stesso, che è uno dei giocatori più sottovalutati della Serie A e del calcio italiano. È incredibile negli ultimi 2 anni. Riaverlo sulla fascia destra, al di là dell'assist, che è una gran giocata, ti dà quel senso di tranquillità e di certezza che magari in passato non avevamo avuto. In generale però quello che è cambiato rispetto agli altri anni è che vedi un blocco unico, 11 persone in movimento che continuano ad andare destra, sinistra, avanti, indietro, e l'importante sarà per tutti, anche per chi tornerà, riuscire a riadattarsi allo stesso sistema di gioco. Abbiamo parlato appunto di Alexis Salemaker. Come avete visto, in quali cose soprattutto avete visto di più la sua crescita? La sua capacità di modificare strutturalmente il suo modo di giocare, perché comunque adesso è capace anche di fare una fase difensiva, forse grazie a Ranieri, è capace di occupare gli spazi molto meglio, forse grazie a Thiago Motta. In cosa l'avete visto migliorato di più in assoluto? Per me è un giocatore che è diventato un giocatore solido, perché io mi ricordo Saelemaekers nella sua prima parentesi rossonera, che
comunque è stata una parentesi ricca di presenze, era un uomo comunque molto prezioso, però magari spesso dava quell'idea di essere un po' leggero, un po' leggerino, un po' poco efficace. Poi a livello di attaccamento, di senso di partecipazione è un giocatore fantastico secondo me, e l'ho dimostrato anche fuori da Milanello. Quindi dal punto di vista della partecipazione, del senso di appartenenza, non abbiamo mai avuto dubbi. Ma è tornato al Milan un giocatore consapevole dei propri mezzi, solido e sicuramente molto molto affidabile, perché comunque è un giocatore che lo puoi spendere addirittura come punta esterna fino al terzino destro. Che ricorda un po' il Florenzi dei primi anni, ok? E quelli sono i giocatori che ti permettono di, per esempio ieri, difendere a partire a 3, ma difendere a 4 senza neanche come dire, patire il cambiamento a livello tattico difensivo, perché è un giocatore che si applica, molto intelligente, ma secondo me è diventato anche molto solido. Se posso? Sì, abbiamo il primo ospite in collegamento, abbiamo parlato di centrocampo, abbiamo parlato di Allegri, abbiamo parlato adesso del nostro primo ospite in assoluto, Antonio Nocerino. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao ragazzi, buonasera. Stavamo parlando di centrocampisti, box to box, centrocampisti prolifici. Tu sei stato uno di quelli che ha segnato di più, forse con Allegri, da quando lui fa questo ruolo di allenatore. Ieri era l'esordio di Rabiot. Come l'hai visto? Centrocampista che è stato definito a tutti perfetto per Allegri. Come ti è sembrato il suo esordio? Buono perché in primis conosce il campionato, conosce il mister, ha grande qualità, ha grande forza, grande tecnica, personalità. Non ha paura di giocare a San Siro perché ovviamente, sai, non è facile. E a me piace tantissimo perché poi ha gol nelle gambe, è un giocatore internazionale, gioca nella nazionale francese, quindi è un giocatore veramente forte, a me piace tantissimo lui. Sempre in questa partita abbiamo visto l'avanzamento di un altro giocatore che è Loftus-Cheek. Quale pensi che sia il suo margine di crescita? Perché c'è sempre stato, fra condizioni fisiche un po' altalenanti e qualche difficoltà, poi anche qualche volta caratteriale, un po' qualche dubbio, no? Sulle sue reali capacità. Come vedi Loftus-Cheek? In cosa può migliorare per te veramente per diventare un top del suo ruolo? Guarda, io forse nella sosta della nazionale ho ascoltato un'intervista di Tuchel, che è l'allenatore in nazionale, che diceva, poi non so se è vero, che lui non sa quanto è forte, la forza che ha. Per quanto mi riguarda, è una mezzala o ieri ha giocato un po' più avanti. Ha una qualità incredibile, ieri ha fatto un'accelerazione e una forza allucinante. Per me deve essere questo, un giocatore che ti strappa, un giocatore che è predominante in mezzo al campo, un po' come fa McTominay nel Napoli, no? E deve fare gol perché la mezzala deve fare gol. Se giochi contro i centrocampisti, i centrocampisti fanno gol, le mezzali che non segnano, sai, al mister non piacciono tanto, quindi ci vogliono i centrocampisti che fanno gol e per me lui può fare gol, ha tanti gol nelle gambe e ci deve credere, deve arrivare, deve credere, deve essere positivo nel pensiero, no? Sperando che la palla arrivi e non essere, come si dice in italiano, appagato. Non deve dire tanto negativo, tanto la palla non arriva. No, pensa positivo che prima o poi la palla arriva e quando ti arriva devi essere concreto per fare gol. Quindi a mio avviso, secondo me deve avere continuità e poi deve fare qualche gol in più. Antonio, intanto grazie di aver accettato il nostro invito, ti ho rotto le scatole via messaggio di continuo. È un piacere. Tu hai giocato in un Milan che ha vinto, era un Milan che aveva anche mentalità.
Oggi al Milan arriva Luka Modric, parlando di mentalità, quanto è importante anche per un gruppo dove magari ci sono ragazzi più giovani o magari meno abituati a determinati palcoscenici o a maglie pesanti come quelle del Milan, quanto è utile avere in spogliatoio e in squadra un giocatore che ha vinto tutto, insomma 13 anni a Madrid dove ha vinto e stravinto tutto, quanto aiuta a riportare il Milan, insomma, a quella mentalità? Guarda, sarò ripetitivo. Io l'ho visto due anni fa qui con Real Madrid. Fisicamente top, giocatore che non si risparmia, intelligenza incredibile. Poi 2 mesi fa ho fatto un'intervista e ho detto che i giocatori che giocano con lui eh, sono fortunati ad averlo perché lui fa giocare bene chi c'ha intorno e soprattutto giocatori che hanno talento, che sono giocatori di grande qualità, ma non sono campioni, possono fare quello switch mentale che capiscono e si rendono conto che cosa serve per essere un campione. E Modric è proprio la figura perfetta perché è un giocatore, a parte impressionante perché per me fa un altro sport, cioè gioca proprio un'altra cosa. E mentalmente lo vedi in campo, è un giocatore sempre presente, è un giocatore che si muove, corre. Ieri ha giocato davanti alla difesa, ha fatto un gol da mezzala che si è inserito, ha fatto una corsa perché per arrivarci lì devi fare una bella corsa. E per me averlo negli spogliatoi è un po' come quando Ibra arrivò e il Milan vinse lo scudetto, no? I campioni non sono campioni solo nel gioco, sono campioni proprio nell'atteggiamento, nella mentalità e aiutano chi gli è vicino a migliorare, a fare sempre di più. Io sono stato fortunatissimo perché io ho giocato con giocatori incredibili e se tu mi dici che cose ti hanno insegnato questi giocatori, che esempio ti hanno dato, io la prima cosa che ti dico è il modo di allenarsi sempre bene per essere i migliori. Sono i migliori perché mentalmente sono troppo forti, sono troppo forti. Poi le qualità ovviamente quelle non si discutono, però mentalmente sono assatanati, sono incredibili e quindi perciò c'è ovviamente chi vince e chi ogni anno per 20 anni fa sempre la differenza, non è un caso e per questo secondo me è molto importante avere un giocatore in squadra come lui perché a 40 anni ha vinto tutto, gioca come un ragazzino, si diverte, ha una qualità incredibile e i giocatori intorno a lui giocano sicuramente meglio. Volevo dirti, Antonio, ciao, molto piacere intanto. Giustamente tu parlavi di Zlatan, no? E noi quando pensiamo a Nocerino pensiamo ai tuoi inserimenti, ai tuoi gol, alle sponde che ti arrivavano dalla punta e che, come dici tu, insomma, ti permetteva di mantenere fede a quel diktat per cui la mezzala deve fare gol, altrimenti non piace al mister. Di punta si è parlato tanto, no? Quest'estate il Milan ne cercava un'altra, una in più, una in meno. Però poi alla fine, insomma, adesso abbiamo, come ieri si è visto, Giménez, che sta vivendo questo periodo abbastanza lungo ormai. Poi ha preso un Nkunku. Io ti chiedo, nell'economia poi di questo centrocampo, ne parlavamo prima del collegamento su cui che Pietro Raffa diceva, ha messo tutti d'accordo perché è un centrocampo folto, un centrocampo completo, è un centrocampo che appunto ha anche Luka Modric da poter vantare. Però poi questi centrocampisti, è arrivato Rabiot, questi centrocampisti immagino che anche secondo te abbiano bisogno poi di quelle sponde di cui tu stesso, no, beneficiavi. Ecco appunto, è così, non è così? Non lo Secondo so, te non lo so. ha questo comparto offensivo che comunque può aiutare il Milan di oggi? Non lo so perché ti dico, prima tu hai fatto l'esempio mio, no? Io ovviamente ho giocato con Ibra, che Ibra era, oltre ad essere un attaccante, era un grandissimo assist man, no? Però quell'anno lì, perché ovviamente tanti si ricordano di me solo per l'anno che ho fatto al Milan, perché ho fatto un anno in maniera molto
eh, a livello di gol, no? Però io mi ricordo che io ho ricevuto tantissimi assist dei miei 11 gol da Cassano, da Robinho, da Aquilani, dai terzini. Ieri, ad esempio, prima avete citato un giocatore come Salemaker, no? Che ha una qualità impressionante. Eh, Quando lui arriva sul fondo, i centrocampisti devono andare in aria, perché ieri Modric, se non ci arriva, non segna. Quindi io credo che più che avere un giocatore come prima punta o come seconda punta o come assi, io credo che i giocatori centrocampisti debbano avere il tempo di inserimento, che è importante, avere la capacità fisica, mentale di arrivare in area e ovviamente avere giocatori che hanno qualità nell'assist. Però io credo che il Milan abbia giocatori di qualità per fare assist e l'assist può venire un po' da tutti, perché secondo me Salemekers può fare assist, Fofana ad esempio è più un giocatore che gli piace la rifinitura che andare più alla conclusione, che andare, no, un po' al gol. Quando i terzini, quando i quinti arrivano sul fondo, lì devi stare in aria. Quindi, al di là dei giocatori che ti possono fare l'assist, secondo me, lì è molto più importante la capacità di inserimento del centrocampista. Proprio la capacità di inserimento del centrocampista, la capacità, il tempo. Certo. E quello, quello lo devi avere a prescindere. Quindi perciò io penso sempre che al di là dell'assist tu devi stare lì al posto giusto al momento giusto. Antonio, ti faccio un'ultima domanda prima di liberarti. Hai parlato di centrocampisti, c'è un centrocampista del Milan che è appena stato acquistato e che è in grande crescita, che è Ricci, è entrato molto bene contro il Lecce, è entrato molto bene ieri. Tu come lo vedi in un suo progresso? Perché lui ha iniziato come regista, è arrivato al Milan nella presentazione, ha parlato di essere prevalentemente un regista e trovarsi a suo agio in quel ruolo, però sembra che Allegri lo stia cercando di valorizzare in un ruolo anche più anche di incursore, un po' più da centrocampista a tutto campo. Lui probabilmente per il mister può fare anche la mezzala perché è dinamico, perché ha energia, è giovane, corre e perché è dinamico, per questo. Però io l'ho visto anche giocare davanti alla difesa, a me piace tantissimo. Il problema di Ricci in questo momento è che davanti alla difesa c'ha il maestro. E, e quindi, e quindi, sai, è un po'. Io fossi Ricci ruberei qualcosa dal maestro davanti alla difesa e tutte le volte che vengo sfruttato da mezzala mi metto lì e provo a fare gol, perché lui ovviamente i gol eh, deve iniziare a farli e- e crescere in questo. Quando c'è bisogno di giocare davanti alla difesa, gioca davanti alla difesa, quando gioca mezzala, gioca mezzala. Adesso diciamo che i ruoli sono un po', no, un po' così, ma vanno più le caratteristiche dei giocatori. A me piacerebbe Ricci, un po', no, come lo era Tonali, no? Tonali a Brescia giocava davanti alla difesa. Tonali per me può giocare dappertutto, che ha una forza impressionante e proprio per questo non ci sono ruoli, ma ci sono le caratteristiche. Io fossi Ricci, essendo un giovane di grande qualità, di grande prospettiva, prenderei un po' di là, un po' di qua e ovviamente poi essere utile dove ti mettono. Però a me piace tantissimo perché ieri ha fatto una partita anche lì impressionante, rischiava di far gol, la mentalità che è entrato è giusta, intenso, forte. Il Milan ha bisogno di giocatori così, soprattutto italiani poi. Grazie mille Antonio, è stato veramente un piacere parlare di calcio con te. Grazie ragazzi, buonasera. Buona Grazie a serata. te. Ciao. Certo che se ricevi i complimenti da Nocerino, Ricci deve far piacere, insomma Nocerino il Milan ha fatto bene bene. C'è un punto su cui ci sono due diverse interpretazioni. C'è una scuola di pensiero che pensa che Ricci sia un po' in difficoltà per il fatto
di avere Modric davanti. Io in realtà tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno, e cioè che in realtà il Milan ha fatto una scelta quasi scientifica sul dare a Ricci la possibilità di apprendere avendo davanti un maestro come Luka Modric. Anche il tempo, secondo me è una roba che ti dà anche il tempo. Sai, tante volte abbiamo discusso del fatto che un calciatore arriva al Milan, comunque arrivi dal Torino con tutto il rispetto, ma che non è il Milan, certo. Ci vuole un po' di tempo per prendere subito confidenza col ruolo, confidenza con la maglia, con l'ambiente. Certo che se lo fai all'ombra, in un certo senso, di Luka Modric, con i consigli, con l'aiuto di Luka Modric, con la possibilità di sperimentarti mezzala come stai facendo, e stai facendo molto bene. Ieri è entrato, Palo anche lui, e se la fortuna gli dice un po' di più, quella palla entrava, e parlavamo di un Ricci. Ieri con i pali non avevamo grande fortuna. Ieri 4 pali, ieri è stata strong, 4 pali, però devo dire che parlando di Ricci sono assolutamente d'accordo, crescere con Luka Modric, avere un anno di crescita con Luka Modric. Secondo me uno dei tratti interessanti di ieri, ma anche delle prime giornate, è che comunque si è visto quanto chi conosce già la Serie A sia pronto per entrare, perché comunque lo stesso Rabiot, Saelemaekers, che sì, è da 2 anni che era via, ma comunque è rimasto nel campionato italiano e lo conosce, hanno avuto subito un impatto molto forte. Assolutamente sì, e comunque Ricci non sarebbe nel primo né nell'ultimo che dopo un anno di apprendistato, no, possa poi esprimersi al meglio. Ricordiamoci per esempio anche lo stesso Tonali, il primo anno al Milan, Tonali non ha assolutamente reso, poi è stato protagonista dello scudetto, quindi ci sta, a maggior ragione se hai Modric davanti. E poi ragazzi non escludiamo il fatto che comunque in una stagione che è molto lunga, insomma Modric può giocare ovunque. Può giocare anche mezzala se hai un certo tipo di avversario che magari vuoi tenere più impegnato, gioca un po' più basso, ma vuoi tenerlo impegnato con un po' di possesso, al netto del fatto che ieri sera Modric ha recuperato una marea di palloni, quindi cioè, può fare, è veramente tuttocampista. Puoi anche giocare nel momento in cui vedi che Ricci sta salendo di condizioni, magari non tutta la partita, magari non dall'inizio, ma puoi anche giostrarti. Quello che diceva Don Cerino alla mia domanda, ovviamente ha un po', come dire, eliso, no? Il fatto che comunque c'è un tema prima appunto al Milan, ma oggi è anche giusto parlare della vittoria, delle belle notizie. Spero non avremo mai modo di parlare di brutte cose, però insomma a livello tattico qualcosina si potrà dire. Però quello che diceva è il tempismo, perché lui sa benissimo, ha giocato con Allegri, sa quanto i tempi di inserimento ad Allegri piacciono, e non è un caso secondo me che ci possa essere un Rabiot, un Loftus-Cheek, un Fofana, tutti giocatori che hanno quel genere di propensione, e ripeto, ieri di certo l'attacco non era quello titolare. No, certo. Vabbè, poi ne parleremo anche di chi è entrato, secondo me c'è tanto da dire. Quello sicuramente. Tra l'altro prima con il contributo della regia abbiamo visto per un breve momento la grafica su Modric, che possiamo rimandare. Abbiamo fatto un po' un'analisi di quello che è stato l'MVP della scorsa partita, indiscutibilmente, completo controllo del gioco, l'abbiamo visto scansionare il campo in una maniera incredibile, comandare anche il pressing in alcuni momenti, perché con un semplice gesto ha fermato un pressing o l'ha fatto partire, ed è stato il primo a proporsi. Ed è stato il primo a proporsi in questo senso, primo per tocchi in una partita, per passaggi, gioca sempre in avanti. Pensate che i passaggi progressivi di Modric sono tanti, tali da avere una percentuale inferiore solamente a Mike Maignan, che per forza di cose deve fare dei passaggi progressivi. Quindi 4 take, 2 intercetti, primo anche in questo tra i rossoneri, 7 duelli a terra vinti su 9, quindi quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quello di cui ha parlato Antonio, anche quanto ci sia necessità di prendere anche esempio per una crescita da un giocatore di questo tipo. Tra l'altro un gol dobbiamo aggiungere, ovviamente. E gol bisogna aggiungere, che tra l'altro non è esattamente il pezzo migliore del suo repertorio a livello numerico, ma con che tipo di inserimento è arrivato al lì gol? volevo arrivare. Allora, due dettagli, mi fermo, poi passo la palla a Pietro e ad Andrea.
All'80° sono andato a vedere proprio, lui è da solo il primo ad andare in pressione sul portatore palla avversario. Stiamo parlando di Luka Modric, 40 anni, io a 41 faccio fatica a fare le scale e va bene. Questa è una colpa tua. Questa è una colpa anche mia. mentalità. No, però vabbè, dopo le Fino a un certo punto arriva il merito di Modric, No, poi si interrompe dopo il le merito scale, suo. dopo le scale di San Siro, insomma, io ero Credo affaticato. che Modric abbia un altro tipo di benchmark rispetto a te. Beh, non lo so, però vediamo. Invitiamolo. Lo invitiamo e ne parliamo. E l'altra cosa che volevo dirvi è, ho rivisto oggi sui social, non so se DAZN o chi altro, hanno messo il video del gol visto dall'alto, da lontano. Si vede che a un certo punto Saelemaekers ha il pallone e aspetta, temporeggia, si vede veramente Modric che è a metà campo e vede lo spazio e si vede l'accelerazione che fa per andare a farsi trovare pronto con quel pallone lì. Quando l'ho visto come stava arrivando ho detto gol, perché lui quando c'è da calciare in quel modo è gol, palla Modric è gol. Però l'inserimento e la lettura dello spazio, del momento, è clamoroso. Ma ragazzi, Luka Modric. Aggiungerei un dato, 97 minuti giocati, cioè era stato accolto ad agosto con... È bollito. Sì, è bollito, farà al massimo 20 minuti, 30 se va bene, corre dal primo all'ultimo minuto e mantenendo una lucidità per tutto l'arco dei 90 minuti che veramente appartiene a pochi giocatori. Ma quello che dicevi tu, Pietro, mi trovo totalmente d'accordo, la capacità di lettura. La capacità di lettura, ieri tu lo vedevi in qualsiasi parte del campo al momento giusto. Allegri ieri ha detto con una battuta che riesce a capire un minuto prima dove arriverà il pallone. Forse anche più di un minuto. Secondo me anche più di un minuto. Esatto. Ma poi ragazzi, l'umiltà. Questo dopo un quarto d'ora sbaglia un passaggio e chiede scusa. A parte che io fossi lui dopo Italia-Croazia degli europei, il calcio italiano non mi vedeva neanche di striscio. a parte questa battuta, però l'umiltà di questo giocatore che si cala nel progetto, che capisce, perché Modric ha capito che qualcosa fino ad oggi è mancato nel Milan, diciamo, di cardinale a livello in campo, sto parlando, non voglio assolutamente parlare di altro, però parlando del rettangolo verde ha capito che serviva un Modric. E quest'anno secondo me un po' per Allegri, un po' perché c'è voglia, c'è bisogno, c'è desiderio, secondo me parleremo molto poco delle mancate corse dei Leao, Sì, della distrazione dei Tomori come dicevo prima, perché con questo genere di giocatori qui ti viene automatico, ti dà quella magia. Nocerino diceva prima, è facile giocare accanto a Modric, ti migliora il giocatore, ma anche perché nell'allenamento tu dici, caspita, per essere grandi o per essere migliori, perché poi ognuno deve raggiungere il suo massimo, non è detto di diventare un top player, ma devi raggiungere, per essere migliori serve quello, serve essere positivo, lo diceva Nocerino, l'ha raccontata benissimo. Io giocavo con dei campioni, sottinteso che Nocerino purtroppo per lui campione non lo era, ma è riuscito ad arrivare a dei livelli È riuscito a rendere quasi da... grazie a coloro i quali lo attorniavano, lo circondavano e oltre a fornire assist gli fornivano anche l'esempio. Per chiuderti il discorso Modric, tra l'altro, vi leggo un tweet, non so se poi è un tweet o l'avete letto in un video di Fabrizio Romano che ha parlato proprio di Modric, parlavi dell'umiltà, che lui ha detto, sebbene qualcuno che conosceva bene Modric gli avesse consigliato di pensarci bene ad andare in un Milan che non avrebbe giocato la Champions e che c'erano con difficoltà dal punto di vista ambientale, lui ha scelto i rossoneri con un amore che è molto raro trovare di questi tempi. Sta dando tutto, non solo in campo, per far capire a chi gioca per lui l'importanza del club e cosa può fare in questa stagione con Allegri. Luka Modric. Ma poi col sorriso, Sì, è un giocatore positivo, non è uno che lo vedi taciturno, adesso tra poco sicuramente imparerà anche qualche parola di italiano. Ma già l'ho visto, già l'ho visto, sì. Sina, Esatto, Sì, esatto. sì. Ma è un giocatore troppo intelligente, troppo Per intelligente. chiudere, a fine partita, prima domanda che gli viene fatta, la risposta dopo una partita del genere è stata ringrazio Saelemaekers per l'assist, è stato un grande numero assist. uno. Sì, anche perché abbiamo un sacco di temi, stiamo... detto che io parlerei di Luka Modric per almeno 5 ore. Sì, tutti noi. ma stiamo mandando subito a quel paese la scaletta, che tanto, con tanta fatica avevamo preparato. Pienamente in scaletta. Anche perché siamo troppo seri, guarda, mi stavo guardando... Chat, tra l'altro, di scrivere pure, perché a un certo punto leggeremo anche le loro eventuali Sì, domande sì, agli sì, ospiti, sì. quindi vi stiamo leggendo. E abbiamo parlato di Luka Modric, accanto a Luka Modric serve fisicità. Questa fisicità l'ha data Adrien Rabiot, chiedo alla regia il contributo della seconda grafica, quella di Adrien Rabiot.
che recita 11 contrasti vinti, 99 minuti in campo anche per lui, che a un certo punto sembrava alzare la mano e dire non ce la faccio più, basta, toglietemi, ma Allegri imperterrito l'ha lasciato in campo perché era troppo importante. Grande varietà tattica perché permette anche in alcuni momenti di giocare col 4-4-2, con lui che va esterno, una cosa che avevamo già visto anche con la Juventus, quindi una tematica sicuramente rilevante, grande intesa con i compagni, una leadership comunque in campo che si è vista, perché si è vista molto la leadership di Adrien Rabiot, e 52 tocchi effettuati, quindi neanche pochi, siamo comunque tra i migliori dei rossoneri, quindi tra quelli che hanno toccato più palloni dei rossoneri. Pietro, che tipo di giocatore hai visto ieri? Un giocatore totale, si capisce perché Allegri l'abbia voluto e lo voglia sempre in realtà nelle proprie squadre. L'aspetto più impressionante di ieri era la capacità di intercettare palloni a centrocampo quando cadevano delle palle a campanile. C'era sempre lui e questo aspetto ci è mancato negli ultimi anni. Ma poi, al di là del fatto che sia arrivato praticamente l'altro ieri, da poco, si è adattato subito, si è calato nel contesto e anche un paio di dribbling e accelerazioni ci hanno fatto vedere, secondo me, soltanto un assaggio di quello che ci sarà nei prossimi mesi. Si completa all'interno del centrocampo e i fraseggi ieri con Modric stesso, ma anche appunto con gli altri componenti del centrocampo, ci fanno capire che alla fine la qualità nel calcio premia, serve ed era probabilmente il tipo di innesto di cui avevamo bisogno non solo a fine mercato, ma per quest'anno. Io sottolineare una cosa, a Marsiglia è finita perché è finita, ok, e poi lasciatemelo dire, uno dei problemi di Rabiot è il procuratore che c'ha, e questo chiudo la parentesi. Ma detto ciò, a Marsiglia, il progetto Olympique Marsiglia con Roberto De Zerbi, ok, si sviluppa attorno alla figura di Adrien Rabiot, che esce da una Juve societariamente in crisi e quindi ci sta, finisce un ciclo, rimane anche un anno in più, e ok. Va a Marsiglia, in una squadra che deve fronteggiare il Paris Saint-Germain, con un obiettivo ambizioso, con Benatia come direttore sportivo, un allenatore tra i top in Europa a livello di, non di risultati ancora per De Zerbi, però insomma uno dei più cercati, uno dei più corteggiati, uno con quell'aura anche social che tanto fa. Però obiettivamente lo stesso presidente disse: partiamo da attorno ad Adrien Rabiot, quindi comunque è un top player. Comunque anche le dichiarazioni di Deschamps ogni volta, anche quando magari era in calo Rabiot, anche quando magari non rendeva, non giocava, bisogna capire il futuro di questo giocatore. Comunque è un nazionale francese pilastro, può non giocare come magari nell'ultima parentesi delle nazionali, ma per Deschamps non si tocca nel roster della nazionale francese. E poi ragazzi è il suo allenatore, cioè Ciao. Massimiliano Allegri è l'allenatore di Adrien Rabiot, ognuno ce li ha, no? I suoi nel corso della carriera, i suoi puntelli, lo chiamano il cavallo, lo chiamano Allegri lo aveva detto: Rabiot deve arrivare in doppia cifra. L'ultimo anno con Allegri Rabiot è arrivato in doppia cifra, è diventato un giocatore al massimo della sua maturità. Io credo che al Milan possa veramente avere tutti gli ingredienti per poter diventare quello che già ieri ha fatto intuire, cioè una colonna di questa squadra. Però faccio notare, proprio citavi due allenatori, De Zerbi e Allegri, che sono il polo nord e il polo sud. Insomma, Vuole battere quel muro che c'è. tantissimi dei giochisti oggi. La missione di Pietro Raffa è abbattere, c'ha questo cruccio. fare pace ad Allegri e ad Ani. No, e quel giocatore riesce a essere decisivo con due giocatori che sono allenatori che sono all'opposto, e ti fa capire quella che è la grandezza. Anche se sai che io, a differenza di molti, a differenza vostra e di quel soggetto lì, seduto lì, Nostra chi? vostra voi due, e di... Soggetto in senso dispregiativo? No, soggetto in senso... No, ma c'è un motivo, c'è un motivo. Solo per un attacco sbagliato a una live, incredibile. No, ma c'è un motivo, quella si chiama giusta causa. No, comunque scherzi a parte, Rabiot ha fatto bene ieri. C'è stata un po' di discussione anche lì sul voto. Io ho spinto per non dargli 7, ma dargli 6,5, semplicemente perché, conoscendo bene Rabiot, so che, l'hai detto tu, è veramente un assaggio di quello che può fare lui ieri. Lui ha molto di più da dare, molto di più
da offrire, ha molto più esplosività nelle gambe, ha molta più energia nelle gambe, ha sicuramente gol, addirittura ne ha promessi una decina, quindi insomma nonostante ciò stavo rivedendo i dati, ecco 52 tocchi effettuati, se pensate che Luka Modric ne ha fatti 66 se non sbaglio andando a memoria, ti fa capire che ha fatto comunque una partita, Diciamo anche due ruoli diversi. Quindi. due ruoli diversi, ma ha fatto sicuramente una partita massiccia. Mi aspetto di più, quello voglio dire. Allora, prendiamola per la prima, sceso in campo, appena arrivato, non si è allenato, benissimo. Che sia chiaro a tutti che può dare molto di più, tantissimo in più, tanto, ha un potenziale. Tra l'altro poi, secondo tempo è passato quasi a fare insomma, le esterne, non so, tra i 4-4-2, quindi insomma ti dimostra anche la sua versatilità, la sua duttilità. Quello è interessante a livello tattico comunque. Ieri l'ha detto, hanno difeso a 5 all'inizio, primo tempo, e poi si è passati a 4, che non so, bravo, è una soluzione che con la Juve lo vedeva spesso protagonista, ma mi viene anche da dire alla prima partita, che sia la prima partita di una nuova squadra, la prima partita dopo un infortunio, la prima partita della stagione, quello che vogliamo, ti insegnano a giocare semplice, a fare il tuo, poi tutto quello che viene di guadagnato è tanto meglio. Sì. E non sottovalutiamo comunque anche l'avversario, non è che il Milan stesse giocando contro la Longobarda, ma con un Bologna che, come l'anno scorso, sta partendo con qualche difficoltà, soprattutto a livello di prolificità, perché comunque di fatto il Bologna ieri non si è reso pericoloso davanti, però è una squadra che comunque l'anno scorso ha fatto una signorissima stagione, ha battuto lo stesso Milan in finale di Coppa Italia, quindi comunque come primo test proprio per lo stesso Rabiot io sono pienamente soddisfatto del giocatore. E non è nemmeno successo niente con Rowe. Quindi ci si aspettavano fuochi d'artificio. Due fasce diverse, hanno tenuti lontani, quello bisogna dire. Io sottovaluterei, esatto, dal punto di vista tattico le scelte di ieri, perché rispetto ad esempio all'anno scorso, ad esempio Estupiñán non andava su Zortea, se ci avete fatto caso, ci andava Rabiot. Sì. E parlavamo di Saelemaekers prima, era molto più protetto dietro. Sì. Ma l'ha detto anche lui, non so se hai sentito l'intervista, ha detto proprio questo, ha sottolineato il fatto che, cos'è che ha detto? Ieri ha detto avevo una coperta come Tomori dietro, che credo volesse dire una copertura, come Tomori, che è stato straordinario. Poi c'era da parlare anche un giorno, magari non oggi, se no troppa carne al fuoco, ma Tomori per me ieri ha fatto una signora partita. Molto in crescendo, perché è partito con grande decisione, un cartellino giallo evitabile, poi dopo è cresciuto molto durante la stagione. Deve giocare bene Tomori, perché insomma è rimasto dopo le voci dell'anno scorso, no? Se vi ricordate, scambi con la Juve, cose del genere, però poi dopo da Tomori ti aspetti che quest'anno faccia il salto definitivo, perché è stato uno anche magari non per dei meriti suoi, però è stato uno dei protagonisti negativi delle ultime stagioni. Tra l'altro è giunto il momento di cambiare l'argomento, passando a un argomento meno di campo, ma comunque di campo, e lo faremo parlando di arbitri, parlando di VAR, e lo faremo con uno specialista, Luca Marelli di DAZN. Ciao Luca. Buonasera. Allora, buonasera a tutti. Vorrei partire da una tematica che ovviamente ha tenuto banco ieri, no? Il grande caso del fallo da rigore che è stato assegnato, poi revocato, però c'è stata una situazione precedente che non è stata valutata. Cosa è successo ieri in sala VAR? Ma credo che sia inutile sottolineare che è stato commesso un errore, nel senso che è stata vista solamente la seconda parte dell'episodio, perché è stato un episodio complesso, con più di un particolare da attenzionare, e è stato commesso un errore perché è stata mostrata soltanto l'ultima parte, e sull'ultima parte si può concordare, anzi io sono d'accordo sul fatto che non ci fosse un intervento da calcio di rigore da parte di Freuler su Nkunku, mentre invece il problema nasce prima, il problema nasce dalla spinta alle spalle e anche il contatto sulla gamba, ma la parte principale che ci interessa è la spinta sulla schiena da parte di Lukumi sullo stesso Nkunku. Ed è un episodio che deve essere sottoposto all'attenzione del VAR, dal parte del VAR agli arbitri, all'arbitro della partita Marcenaro, perché si tratta di un episodio da espulsione e da calcio di rigore. E pertanto è stato commesso un errore, purtroppo capita, sono esseri umani come siamo esseri umani noi, anche noi sbagliamo ogni tanto, hanno sbagliato un errore grave, inutile nasconderlo, ma semplicemente questo, un errore.
C'è stato anche un altro contatto che ha fatto discutere e che tu hai un po' paragonato a un altro contatto che c'era stato un po' di tempo fa e che però quella volta era stato fischiato a favore di un calcio di rigore. Parlo del contatto tra Gimenez e Lico Giannis, che tu avevi un po' reso simile a quello Lautaro Perez. Secondo te, se fosse stato fischiato un calcio di rigore, sarebbe intervenuto il VAR a quel punto? Guarda, ti ringrazio per questa domanda perché proprio collegandomi a quello che ho appena detto, cioè che siamo tutti esseri umani e sbagliamo, in occasione di Inter Udinese del 2003-24, che è quello l'episodio a cui ci riferiamo, io ho sbagliato, ma è normale che abbia sbagliato, cioè io non ho cominciato questa attività pensando non sbaglierò mai, perché altrimenti semplicemente mi sarei sopravvalutato. È vero che viviamo in un mondo in cui non sbaglia mai nessuno, ma sbagliano sempre gli altri, però la realtà è che bisogna essere consapevoli che si può sbagliare. L'episodio di ieri di Lico Giannis e Gimenez è niente, è semplicemente una mano appoggiata sulla spalla e Gimenez che si è lasciato cadere. Un po' come era successo in quel famoso Inter Udinese di 2 anni fa con il fallo di Noyen Perez, anzi il contatto tra Noyen Perez e Lautaro, che venne considerato un errore. Io erroneamente avevo detto che a mio parere era una trattenuta evidente che doveva essere punita, in realtà avevo semplicemente commesso un errore. Io non ho nessuna paura di ammettere i miei errori perché, ripeto, sono un essere umano e a 53 anni credo che di avere anche la esperienza, diciamo così, di poter ammettere un errore serenamente, senza pensare che questo possa cambiare la mia esistenza. Ammettere un errore è semplicemente un modo per crescere personalmente e anche professionalmente. Assolutamente, assolutamente. No, tra l'altro parlavamo nell'intro, no, di bei messaggi, di non polemiche così, credo che anche queste parole di Marelli viaggino proprio sulla stessa nostra lunghezza d'onda e quello che vogliamo sia il nostro stile, no? L'ho detto io a Luca quando l'ho contattato, ciao Luca, intanto è un piacere ritrovarti. Quando l'ho contattato gli ho detto guarda, lo sai, ma mi conosci, sai che noi non ci piace parlare, fare polemiche, alimentare queste polemiche, ma ci piace provare a spiegare quello che succede. Anche perché poi San Siro, dire, c'è anche una Milan Spezia che insegna anche l'eleganza, no, nell'accettare certe decisioni. Marelli, buonasera e piacere. Io volevo chiederle questo, volevo un attimo allargare il campo, però la sua presenza mi suggerisce, insomma, mi invoglia a farlo sulla questione di quella che secondo me è un po' anche una sovraesposizione della figura arbitrale, a maggior ragione quest'anno con questa innovazione, introduzione della decisione arbitrale a viva voce, no? Per viva voce dell'arbitro, che insomma io sono sempre stato abituato, anche giocando a pallone e parlando con anche diversi arbitri, che la figura dell'arbitro deve essere qualcosa che nemmeno si sente, nemmeno deve essere tangibile. Da bravo millennial sono cresciuto con il mito magari di Pierluigi Collina che si faceva sentire, si faceva vedere, ma si faceva vedere per il suo carisma, per la decisionalità, ovviamente per la bontà delle scelte, però non di certo per un protagonismo che scindesse dalle sue funzioni, dalle sue mansioni. Oggi con anche questa ulteriore aggiunta l'arbitro diventa, anche suo malgrado forse, protagonista. L'arbitro deve studiare anche una comunicazione che esula da quella che è il rettangolo verde e la comunicazione con i suoi diretti interlocutori che sono i calciatori, dovrebbero essere i capitani, ma adesso non andiamo di utopia, con tutti i calciatori, per poi dover andare a rapportarsi con migliaia di persone che sono in attesa e che quindi poi reagiscono, visto che si parla tanto di reactions in questa epoca. Ora non so se questo possa non avere inciso anche nella lucidità della singola decisione, ovviamente auspico di no perché sono preparati anche in quello, ma la domanda è, non stiamo un po' esagerando nel dare protagonismo e funzioni a questi arbitri che magari sono nati col pensiero di io voglio semplicemente ben figurare e fare bene il mio lavoro, che non è di certo parlare a 80.000 persone? Le rispondo con una domanda, ma secondo lei la telecamera sull'auricolare e l'announcement li hanno voluti gli arbitri? Certo, al servizio dello spettacolo.
È tutta spettacolarizzazione. Purtroppo viviamo, anzi, purtroppo è anche un punto di vista che può essere personale, ma la realtà è che viviamo in un mondo in cui nel quale la comunicazione è diventato tutto. Perché la globalizzazione ha portato anche a questo. La globalizzazione ha portato anche a quelli che un mio carissimo amico definisce gli opinionisti di X. Cioè sono persone, ci sono, se 20 anni fa, 25 anni fa, all'epoca di Collina, gli opinionisti che parlavano in televisione erano un centinaio, adesso gli opinionisti sono migliaia e perciò tutto viene spettacolarizzato. La telecamerina, a mio parere, non serve a niente, ma per quanto riguarda la comprensione di un episodio. Serve a spettacolarizzare perché aggiunge per lo spettatore un punto di vista che non hanno mai visto. Cioè, chiaramente per me è una innovazione che mi dice poco, ma non perché sia contrario a priori, ma perché avendo arbitrato 700 partite nella mia vita, quel punto di vista l'ho visto centinaia di volte, perciò non aggiunge niente alla mia esperienza. Può aggiungere qualcosa all'esperienza dello spettatore. Per quanto riguarda l'announcement, è ovvio che aggiunge qualcosa per lo spettatore presente allo stadio, perché lo spettatore presente allo stadio potrebbe non aver capito esattamente quello che stava succedendo. Per esempio, ieri a Milano probabilmente sono rimasti stupiti da quello che è successo, e soprattutto del fatto che non è stato analizzato, perché dall'announcement si è capito che non è stato analizzato il contatto tra Lucumi e Gimenez. Positivo? Sì, può essere sia positivo, però per lo spettatore della televisione non cambia un granché, perché bene o male quello che si sta per decidere lo si capisce attraverso il replay nel momento in cui c'è l'attesa. Io avrei, guarda, giusto per chiudere, io sarei stato a favore di un announcement grafico, tabellone, ormai ce l'hanno tutti gli stadi, questa decisione perché l'arbitro pam, punto, senza esporre e sovraesporre il direttore di gara in questo modo. Tutto qui. Luca, grazie mille, per noi è stato veramente un piacere parlare di te, perché comunque ci ha dato tanto questa chiacchierata con te, perché è comunque un qualcosa di divulgativo e quindi anche l'approfondimento che abbiamo fatto è stato sicuramente un qualcosa di cui faremo tesoro. Grazie mille di aver partecipato, Luca. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao Luca, grazie. Ciao Luca. Io una considerazione voglio fare, poi chiudiamo questo tema magari arbitri. Intanto grazie a Luca Marelli che ci ha dato un po' di spiegazioni. Si parla però tanto, stavo rivedendo un po' le immagini, oggi tra l'altro sono andato ad approfondire e grazie al nostro fotografo abbiamo visto proprio che in realtà si parla tanto, è stata una spinta, no, su Nkunku. In realtà rivedendo l'azione non è una spinta, nel senso che il contatto è quello di una gamba che va a colpire la gamba. Abbiamo proprio la foto, guarda, l'abbiamo messa Nkunku copre bene il pallone, Nkunku copre benissimo il pallone, Lucumi prende dentro la gamba e l'abbiamo messa sui nostri social, ne approfitto, momento pubblicità, quindi seguiteci anche su Instagram, abbiamo pubblicato oggi proprio, eccola, stiamo vedendo la grafica varia, si vede proprio come il piede va a contatto con quello di Nkunku, come la gamba, lo stinco va a colpire il polpaccio, che è un muscolo pericoloso, come tanto ci viene detto da Allegri in questi giorni, l'abbiamo sentito a valanga. Quindi detto ciò, per me non si può discutere che questo sia rigore, proprio vado breve, chiudiamo anche il tema arbitri, è rigore, non c'è poco da fare, ragazzi. Assolutamente, è rigore tutta la vita. Mancava un episodio dalla lista. Quale? Che mi ha lasciato dei dubbi, cioè non sono certo. No. Rabiot, ultimo uomo, viene fischiato fallo a Rabiot, Sì. quando in realtà secondo me c'era stata una trattenuta del difensore E lui ha del Bologna. citato anche un Pulisic Eggem che Sì. secondo me non è rigore, però sono andato a vedere e Pulisic ha pubblicato una stories dove c'è il video con scritto il refer, è stato simpatico. E lì sì, probabilmente è una di quelle fattispecie che in caso di fischio difficilmente poi potrebbero essere evocate. Sì. Però io ci sono sempre tanti episodi, è brutto da dire perché io non mi piace, non polemizzare, però a volte mi chiedo, tipo in questa occasione qua, su Nkunku,
io mi chiedo sempre, ma l'arbitro ha giocato a pallone? No, e poi ti dico No, una cioè, cosa a voi non diversa. capita? No, ma peggio ancora, tu immagina se questa partita poi finiva 1-1. No, vabbè, là, No, è mal di testa. perché poi c'è quel tema lì, perché poi tu l'hai vinta e te la fai Ma è per passare quello che poi sopra. Allegri poi che Professionista. professionista. Abbiamo che una chiusura noi su Allegri, no? le Ora conosce, per fatto apertura. le Allegrismo. conosce, quindi sa che comunque potevi passare da un Bologna in 10, calcio di rigore, da un 2-0, devi tenere comunque la tensione altissima certo. e non puoi aggrapparti all'episodio. Allegri fa quello che ci ha abituati a fare, poi ovviamente ricordate la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, tale quale, cioè il copione è quello. Però torno a dire, ci sono delle dinamiche di gioco che, a mio parere, se non hai giocato a pallone, potresti pensare che siano 50 e 50. Se il calciatore, ma anche dilettante, attenzione, non è che devono arbitrare gli ex Certo. professionisti, il calciatore dilettante anche in seconda categoria, secondo me, capisce nella dinamica di gioco che quello è calcio di rigore tutta la vita. Poi può aver preso il polpaccio, il Sì, ginocchio certo. esterno, l'esterno del piede, la caviglia, non importa, la dinamica È quella. è Sì. Anche per perché Nkunku si è definizione posizionato rigore. benissimo E lì davanti. e davanti. E poi che bello, per la prima rigore di Nkunku, magari se ne insomma l'entusiasmo sarebbe stato bello. Ma infatti lì il tema per me non è VAR, non VAR, è che è impossibile che l'arbitro sul campo commetta quell'errore. Tra l'altro, se seguite l'azione dell'arbitro, nel momento in cui avrebbe dovuto accelerare per essere più vicino all'azione, rallenta. Sì, sì. Si frena. Ma la chat, cioè, cosa ci dicono? Molti ci fanno domande sullo studio. Tra qua, Sì, allora spieghiamo una cosa, bravo, precisazione, grazie. esatto. Spieghiamo una cosa. Allora, noi abbiamo deciso quasi di anticipare i tempi per essere in onda oggi, quindi abbiamo creato uno studio provvisorio, perché quello definitivo arriverà prossimamente, sarà stellare, termine bello, e sarà stellare e lo stiamo veramente creando a nostra immagine e somiglianza. Sarà un qualcosa che credo non ci sia, tornando a quel tema di cercare di fare qualcosa di diverso, un qualcosa che non credo ci sia nel panorama di questa tipologia di siti, eccetera, eccetera. Quindi portate un po' di pazienza se abbiamo avuto qualche problema tecnico, non lo so, noi siamo andati dritti, però nel caso ci fossero stati... Lo dicevo col nostro Lele in regia, che salutiamo, è fisiologico, è la prima e siamo in costruzione come il Milan di Allegri, quindi vi chiediamo clemenza su questo. Ho avuto un inciampo io che di solito sono un cyborg. Hai avuto quindi- un inciampo tu, quindi un po' di emozione c'era, ovviamente c'era un po' di emozione, c'era questo tema dello studio e soprattutto c'è che stiamo lavorando per portare avanti quello che poi sarà lo studio definitivo a brevissimo, quanto prima. Idem sul tema di eventuali problemi tecnici, se ce ne fossero stati, Sì. ho detto state tranquilli, stiamo tranquilli, è buona la prima, oggi andiamo dritti, il Milan ha vinto e dobbiamo esserci, quindi oggi abbiamo veramente fatto le corse, i ragazzi di là dalla camera mi staranno maledicendo, di là Lele mi starà maledicendo, ma oggi era troppo importante esserci. E cosa ci dicono in chat quindi? Comunicheremo poi già da fine Sì, trasmissione sì, quali sì. saranno gli immediati appuntamenti che Bravo. avremo da domani, dove vi anticipo avremo una trasmissione con Francesco Sità sulla tecnica e la tattica, quindi un approfondimento tra virgolette tattico, perché in realtà andrà anche dentro quelle che sono le linee della tecnica Sì. individuale, che è una cosa che nessuno tocca spesso, anzi come dice Allegri nessuno parla più di tecnica. E prima di toccare quello che è l'ultimo argomento, Sì. che è un po' quello più delicato, che è quello che riguarda Santiago Giménez, e prima di leggere una domanda in chat che secondo me è perfetta per la Sì. chiusura, ci chiedono di Ricci. Secondo voi potrebbe diventare, ci chiede Mario Mancuso, un giocatore con più spazio tra poco? E io sono obbligato a dirti di sì, perché sennò litighiamo dopo. No, scherzi a parte, sì, sicuramente anche perché, ed è una critica che io ho mosso apertamente al Milan, che non siamo in tantissimi quest'anno, tranne che forse a centrocampo, ma in generale siamo 19 di movimento. Vero che non abbiamo le coppe, abbiamo Serie A e Coppa Italia e Supercoppa, bravo. E io credo che Ricci avrà sempre più spazio. Alla tua domanda, tra l'altro, Ema, in conferenza, proprio Allegri ha risposto, mi è sembrato di percepire un reale entusiasmo. Ormai un po' Allegri conosciamo quando è reale, quando sta facendo un po' di pretattica, mi è sembrato realmente entusiasta, quindi secondo me presto troverà spazio. Poi
situazioni come quella di ieri sera, in cui il giocatore entra con personalità e mostra di avere delle doti notevoli, secondo me mettono un allenatore anche nella condizione di essere più tranquillo nel farlo schierare successivamente. Cioè, non è neanche così da segregare solamente in quel ruolo davanti alla difesa, perché secondo me è un giocatore tecnicamente che è forte, può avere anche il passo giusto per poter giocare anche tra le linee qualora ce ne fosse bisogno. Mi viene da pensare un po' al Marchisio dell'Allegri ai tempi della seconda finale di Champions. Ma poi il modulo è un concetto ormai astratto, non esiste. Bravo. Con Max Allegri Come dicono ancora quelli meno. bravi, i Con Max numeri. Allegri ancora Bisogna parlare meno. di sistemi di gioco, ma non tutti i sistemi di gioco non sono importanti. Esattamente. Gli Quindi se- interpreti cambiano. Ma se ragazzi, se ci pensiamo, se ci come dire, collegassimo alla mentalità di solamente qualche anno fa, io direi prima dei 5 cambi lì è stato veramente uno spartiacque. che Allegri ha capito per primo. Bravissimo. Rabiot e Loftus-Cheek forse probabilmente nessuno avrebbe pensato di schierarli No, insieme. d'accordo, assolutamente. Io passerei all'ultimo argomento, e quindi chiedo alla regia il supporto dell'ultima grafica, che è l'argomento più delicato, che è quello di Santi Giménez. Ha fatto molto discutere la sua prestazione ieri, molti hanno parlato di una prestazione in realtà quasi sufficiente, molti si legano invece al concetto che un attaccante debba fare gol e quindi non si possa considerare la sua una prestazione sufficiente. Nella grafica vediamo 0,5 expected goals, 0 reti fatte, 2 pali colpiti, di cui uno tra l'altro era fuori dal campo, però lo conteggiamo, 3 grandi chance mancate, 23 tocchi effettuati, parole positive di Allegri, 8 passaggi su 8, il che vuol dire grande precisione, ma quanta partecipazione alla manovra, 5 possessi persi, abbiamo visto come con delle posture del corpo, delle scelte errate e un solo contrasto effettuato. Come vedete voi questa traiettoria di Giménez in questo suo inizio di stagione col Milan? Tanti dubbi sul calciomercato, uno scambio che poteva essere effettuato. Pietro, tu che posizioni hai in questo senso? Abbiamo giocato tutti a calcio. Sì. E qui c'è una parola che secondo me sintetizza. meglio di te. Ah, vediamo. Ci vediamo domani in uno dei campetti. No, una parola che sintetizza al meglio, secondo me, la situazione in questo momento è carenza di fiducia. Carenza di fiducia nel senso che in realtà l'ambiente gliela sta trasmettendo, e anche ieri San Siro ha applaudito. Cioè, all'uscita di Giménez San Siro ha applaudito. Alcuni stop sbagliati ieri non sono errori tecnici, sono delle situazioni a cui a livello mentale Giménez subisce un andamento non proprio ottimale nel suo primo periodo. Aggiungiamoci anche la sosta nazionali, che comunque ha un peso dal punto di vista fisico e sulla lucidità del giocatore, ma io sono certo che nel momento in cui segnerà il primo gol si sbloccherà e anche quest'anno potrà regalarci grandi soddisfazioni. Andrea, sei della stessa idea? Sì, perché il giocatore vale, le punte vivono di gol e vivono anche di conseguenza di aspetto mentale. Purtroppo bisogna anche considerare che è arrivato al Milan e penso che un ambientamento così difficile in pochi l'abbiano vissuto in generale. Diciamo che Tare ci ha messo anche del suo ultimamente, io direi peggio di così probabilmente non può andare, sono arrivati anche i pali, va bene, ok? No, poi scherzi a parte, io le punte faccio sempre un po' fatica ad arrivare subito a trarre giudizi affrettati, perché non è semplice fare l'attaccante. Vado a fasi. Questa secondo me non è la fase per criticare il giocatore Santi Giménez, è la fase secondo me per vedere quanto è partecipe del gioco, della partita, quanto è dentro la partita e quanto lì si fa trovare. Perché poi allora sono d'accordo poi con Pietro quando dice sfondi la porta la prima volta, certo, allora sei capace di fare il gol, però devi trovarti là. L'anno scorso troppe volte l'ho visto totalmente avulso. Però sai come ti concludo questo discorso? Anche perché stiamo già sforando ormai. Però sai come ti concludo questo discorso? Dicendo che se lui non ha le caratteristiche da punta allegriana, cioè sportellate, e aiutare la squadra, recuperare palloni, fare da sponda, non ce le ha, non è nelle sue corde, non c'è nulla di male. Ci aveva abituato che però in area di rigore il gol lo faceva, perché lui comunque è arrivato, i suoi golletti li ha fatti. Quando
in questo momento palese difficoltà di testa, perché le occasioni le ha avute ieri erano anche abbastanza semplici, lui non è uno che le sbaglia, quando le sbaglia... Il nazionale fa un gol pazzesco. Sì, ma lui ce le ha, però è palesemente... Nello schieramento che ha sui calci d'angolo, dicono spesso, un attaccante la maggior parte dei gol che fa su un calcio d'angolo è attaccando il secondo palo, e lui spesso arriva in ritardo sul secondo palo, quindi è una cosa che lui può limare in realtà. Detto ciò, per concludere, quindi è palese difficoltà. Io però, e vi lascio questo tips finale, io al Fanta, alla giusta cifra me lo porto a casa. Nel dubbio me lo porto a casa. Però ne parleremo alla prossima Fanta, quando faremo Fanta Vibes ne parleremo. Quanta calcio l'algoritmo schizza. Tema delicato per me Fanta oggi, perché... Qual era la domanda finale, Ema, però, Allora, della c'è chat? Che Fede- salutiamo, chi è? Fede da Tortona Oh, che saluto, numero 1. ci fa una domanda, non è obbligatorio rispondere. Chiede, pronostico sulla posizione di fine stagione? Vado. No, Pietro, vai, so che tu sei stato sul tema. Chiudiamo così. Potete anche evitare, Ma l'obiettivo è arrivare tra le prime 4 e quindi Guarda, era sei perseguito un quello. villano. istituzionale. Sei veramente un istituzionale. Quindi nessuno risponde? Io quarto posto, in questo momento vedo quarto posto. Sì, io di più. Però non risponderò mai a questa domanda. Anzi, di al nostro amico Federico da Tortona che lo aspettiamo presto a venirci a trovare. Sì, in però studio. registrate che l'unico ad aver risposto è stato io. Sei quello più coraggioso. Tranquillo, clipperemo. Senti, siamo arrivati in chiusura. ormai. Siamo arrivati in chiusura, vediamo appuntamento Bravo. domani con Sì Tattica. Sì. Noi possiamo già dire il nome, che Sì. sarà appunto la trasmissione che vi ho anticipato prima. La prossima live invece sarà giovedì. Sì. Sarà un format Non diciamo niente, però, su sarà un giovedì. format nuovo che prenderà vita pian piano, perché lo stiamo costruendo e quindi vedrete anche l'evoluzione di questo. Come abbiamo detto, lo studio definitivo arriverà nelle prossime settimane. Mercoledì avremo una trasmissione sul calciomercato a cura del direttore e venerdì avremo un altro contenuto a sorpresa. Io vi vi saluto un saluto. ringraziamento. per Assolutamente risultare. Io volevo ringraziare voi che siete i primi che ho voluto Grazie a te, grazie al a voi. nostro fianco per la prima. Grazie, è stato E un onore. c'è con entrambi un'amicizia che ci lega, oltre che una stima lavorativa, quindi grazie. Ringrazio Ema che ha fatto i salti mortali in questi 2 giorni per far sì che questa trasmissione di oggi, la prima, andasse in onda, veramente fino a un minuto fa era scalettare robe. Ringrazio la scalettata, è stata solo esatto. una sorpresa, ma la scaletta l'abbiamo rispettata pienamente. Bene, bravi. Ringrazio tutti i ragazzi di Videozone, dello studio qui, sono stati super perché io ho fatto questo capriccio, tra virgolette, questa voglia di andare in onda subito, era importante, loro si sono prodigati per tutto e basta. Io un saluto lo faccio, volevo salutare i nostri amici della chat, che tu sai chi sono, e un bacio a mio figlio e a mia compagna, che sono le persone più care, e basta ragazzi, si torna a parlare di Milan, ci vediamo alla prossima direi. Buona serata e ci vediamo domani a questo punto. Ciao! Ciao. Grazie.